Ciao, oggi parliamo del rasoio di Occam, detto spesso anche principio di parsimonia. Si tratta di uno dei criteri epistemologici, intellettuali, logici più popolari nella scienza e nella filosofia, ma anche direi nella cultura popolare. Un principio metodologico che è nato con scopi metafisici ma che poi è diventato un pilastro della modernità. Un po' tutti lo invochiamo e molti lo utilizzano come strumento dialettico per invalidare rapidamente e senza appello ovviamente le tesi boccheggianti e con troppe ipotesi al contorno. E funziona. Funziona straordinariamente bene perché ci permette di vagliare molto efficacemente le ipotesi in base alla loro essenzialità, alla loro semplicità. Raramente però ci soffermiamo a riflettere su cosa sia davvero questo principio e soprattutto se eventualmente e quando questa lama apparentemente affilata fino all'infallibilità si sia mai scheggiata contro una realtà che si rivela costantemente complessa oltre ogni nostra aspettativa. Una complessità a volte troppo dura per essere ben rasata. Noi umani, come abbiamo discusso più volte, parlando dell'efficienza del nostro cervello e dei suoi bias, siamo macchine cognitive programmate dall'evoluzione per il risparmio energetico e per l'ottimizzazione delle risorse fisiche, ma anche delle risorse computazionali. Ci sono, diciamo così, congeniali le spiegazioni semplici, lineari, rassicuranti. Il nostro sistema 1, quello veloce e intuitivo, di cui parla Daniel Kahneman in Pensieri lenti e veloci, predilige le storie in cui causa ed effetto sono vicine e comprensibili, storie che non ci costringono ad attivare il faticoso, dispendioso e lento sistema 2, quello analitico e soprattutto consapevole, persino dubbioso e amante delle storie intricate. Ma è fondamentale farci una domanda. L'universo, secondo voi, condivide davvero e in ogni occasione questa nostra inclinazione evolutiva per l'economia? La semplicità, l'eleganza narrativa, in definitiva la diciamo sistematica rinuncia agli orpelli. Beh, non riguarda forse tutti noi, ma vabbè, diciamo che a livello intellettuale c'è questo aspetto. Chiaramente è una domanda che va molto oltre il nostro argomento di oggi. L'universo ha forse l'obbligo di essere comprensibile a dei primati glabri? E se no, allora perché apparentemente lo è? L'universo, in definitiva, ha forse il nostro stesso bisogno di risparmiare risorse di calcolo? C'è chi lo pensa. Oggi tenteremo insieme un esperimento mentale che diremmo, volendo fare dell'eufemistica, un pochino ambizioso. Cercheremo di confutare il rasoio di Occam. Andremo quindi a caccia delle sue vulnerabilità, dei suoi eventuali fallimenti e dei suoi ipotetici cortocircuiti epistemologici. Ma è inutile voler creare della suspense. Intorno poi a un argomento del genere, in definitiva, quello che faremo sarà cercare di dimostrare in una specie di dimostrazione per assurdo giocosa, strettamente informale e per niente matematica, che proprio esplorando i momenti in cui la ricerca ossessiva della massima semplicità ci ha portati fuori strada, o viceversa, quando la natura sembra imporci nuove entità a ogni passo, allora possiamo davvero comprendere la natura profonda del principio di economia e, non secondariamente, la sua insostituibile utilità. E magari alla fine appureremo proprio, seguendo questa strada che vi offro, come e perché il principio di parsimonia rimane alla fine vittorioso e indubitabilmente una delle fondamenta più solide per la nostra conoscenza del mondo. In ultima analisi, il miglior antidoto logico contro la pseudoscienza, l'irrazionalismo, le bufale e anche il misticismo cognitivo, oltre che in ambito scientifico per selezionare le teorie. E insomma, scusate se ho ucciso la suspense, ma ci saranno comunque sulla via
alcune sorprese. Quindi seguitemi e intanto che voi mettete like, vi iscrivete al canale, attivate la campanella e magari condividete con gli amici in modo che partecipino a questa nostra simpatica esperienza. Ecco a voi la sigla. 1. L'invenzione di un rasoio che non era ancora di Occam e il problema degli universali. Il rasoio di Occam, nella sua formulazione canonica, recita, in buon vecchio latino, entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, e cioè le entità non devono essere moltiplicate oltre la necessità. Si tratta di un'ingiunzione molto chiara e netta a non indulgere nell'aggiunta di ipotesi, oggetti ed epicicli alle teorie del mondo. L'applicazione del rasoio è immediata e in qualche modo intuitiva, e ci è facile ricapitolarla con uno degli esempi più classici e intuitivi del suo funzionamento. Se sentite rumori di zoccoli dietro di voi in una strada di campagna, l'inferenza logica e probabilistica vi suggerisce di pensare a un cavallo, anche in questa epoca di automobili, e non a una zebra fuggita magari da uno zoo, e tantomeno a una creatura mitologica, immaginaria e invisibile come un testral. La spiegazione che richiede meno assunzioni, ci dice il principio e anche il buonsenso, è normalmente quella corretta, e già qui si indovina lo stretto legame che esiste tra rasoio di Occam e probabilità, che poi vedremo è un fatto centrale. Ma benché ci troviamo qui alla ricerca della semplicità, dobbiamo ammettere che già la realtà della storia del pensiero e del principio di parsimonia è un po' più stratificata e caotica delle tipiche narrazioni postume alla faccia della parsimonia. Guglielmo di Occam era un frate francescano del XIV secolo, un tipo dall'indole polemica, riottosa, tanto da dover trascorrere gran parte della vita da adulto come fuggitivo per sottrarsi alle attenzioni del Papa allora avignonese. Guglielmo era una mente riconosciutamente geniale. A lui è intitolato il nostro principio, ma lui personalmente nella sua nella formulazione classica del principio di parsimonia, non lo ha mai né scritto né pronunciato nella sua latina versione che vi ho nominato poco fa. La formula che abbiamo usato non è infatti di Occam. A dire il vero, e direi che questo non sorprenderà nessuno, nemmeno il principio di parsimonia in sé è una sua invenzione. L'idea che le spiegazioni debbano essere economiche e che la natura operi nel modo più semplice possibile è in realtà molto più antica, anche se spesso è stata fortemente disattesa dai teorici di ogni epoca. Questa idea ha poi attraversato il pensiero di studiosi come per esempio Tolomeo, nonostante i suoi orpellosi, oltre ogni immaginazione, epicicli, e di teologi medievali ancora più antichi come Roberto Grossatesta e, lo rincontreremo, Duns Scoto. Guglielmo, tuttavia, usò questa regola logica con tale sistematicità nelle sue dispute, tanto da intestarsi a posteriori il principio stesso. L'espressione latina che abbiamo citato, entia non sunt multiplicanda, fu coniata nel 1639 dal teologo John Punch in onore del maestro Guglielmo, quasi dopo 300 anni dalla sua morte. E poi c'è la questione del termine rasoio. Ovviamente anch'esso è arrivato a posteriori. La locuzione novacula Occami, rasoio di Occam, fu usata in uno scritto per la prima volta nel 1649 dal teologo Libert Frodmont per descrivere l'eliminazione dei concetti ridondanti dall'indagine filosofica. L'espressione inglese Occam's razor, infine, emerse nel dibattito filosofico britannico molto più tardi. Fu infatti introdotta nel XIX secolo da studiosi come Sir William Hamilton.
che la utilizzò nel 1852 nei suoi scritti di logica e fu successivamente divulgata e resa celebre da una personalità, un empirista, un filosofo della statura di John Stuart Mill. In quel contesto culturale, segnato dal consolidamento del metodo scientifico, la locuzione perde definitivamente i connotati teologici originali. Il rasoio diventa a tutti gli effetti un criterio operativo per vagliare le teorie empiriche, consacrando quindi il frate, il nostro fratacchione medievale, a precursore della modernità razionale. Insomma, uno dei capisaldi del pensiero razionale moderno porta il nome di un uomo che non l'ha inventato, è noto con una frase che lui non ha mai scritto e viene rappresentato da uno strumento che non ha mai menzionato, per quanto probabilmente ne facesse uso. Già così la sua storia ha qualcosa da insegnarci, sia sull'umanità che sulla parsimonia. Tornando a Guglielmo, Occam usava il principio di parsimonia evidentemente tanto naturale per lui da non aver bisogno di una definizione come strumento nella sua riflessione, ma in un contesto molto specifico della filosofia e della teologia della sua epoca, alquanto distante per il momento dalla scienza sperimentale. La sua battaglia intellettuale si sviluppò infatti all'interno della disputa scolastica medievale sugli universali. Guglielmo si scagliava contro il realismo di matrice platonica, per cui parteggiavano invece pensatori del già citato Duns Scoto o peggio che mai di un Anselmo d'Aosta o di Canterbury, come vi pare, e praticamente tutti i matematici da allora fino a oggi, o almeno mi verrebbe da dire provocatoriamente, almeno fino alla nascita della cibernetica. Ok, questo realismo, termine assegnato un po' paradossalmente al platonismo, postula, seguendo il pensiero di Platone sull'esistenza di un mondo iperuranio delle idee, l'esistenza reale, seppur non fisica, bensì metafisica e inaccessibile, se non per le sue ombre, di entità universali come per esempio l'umanità, la cavallinità, la giustizia, la rossezza, il numero 7 e il cubo, al di sopra e prima dei singoli individui fisici e matematici. Per comprendere quanto questa prospettiva sia profonda e tuttora radicata, basta pensare a come Gottlob Frege, padre della logica, considerasse i numeri naturali non come costrutti della mente umana, associati a una realtà fisica osservabile, ma come entità cognitive la cui esistenza deriva in modo deduttivo da ferree leggi puramente logiche. I numeri esistono e possiedono le loro inalterabili proprietà, a prescindere dal fatto che una mente biologica li stia pensando o che esista un universo fisico in cui contarli. Questa è l'essenza di quello che oggi definiamo platonismo matematico. Una visione in cui la matematica semplicemente non si inventa ma si scopre, in relazione all'idea che esistano leggi logiche connaturate alla realtà ma separate, almeno per quanto possiamo dire, dal mondo fisico. Questo partendo dall'idea, ai tempi di Frege, scontata, ma per noi oggi tutt'altro che banale, che esista una sola logica. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Andiamo avanti. Occam, al contrario, era un nominalista radicale, un interprete fondamentale, se non proprio il padre, del nominalismo. Chi sia stato il primo padre del nominalismo è una questione aperta, che si snoda attraverso i secoli, dall'antichità al Medioevo. La domanda, per esempio, di Porfirio del III secolo è: i generi e le specie esistono realmente oppure sono solo parole? Roscellino di Compiègne, XI secolo, considerato il primo nominalista esplicito, di cui non ci è arrivato però niente di scritto, si dice formulasse l'idea con l'espressione gli universali sono flautus vocis, il che gli valse anche il rischio di essere messo a rogo per cose che qui non ci interessano, ma che avevano a che fare proprio con la sua idea nominalista. I roghi, viene da dire, sono sempre stati dalla parte di Platone e dei suoi successori, figli e figliocci,
fin quasi ai nostri giorni. Ma scusate, questo non c'entra. Tornando al nostro frate, per lui esistevano ontologicamente solo i singoli enti tangibili, i singoli cavalli, le singole mele rosse, i singoli esseri umani, i 7 bastoncini in un cassetto e il cubo di Rubik sulla mia libreria. Non c'è, vabbè. Mentre l'universale, cavallo o umanità erano esclusivamente un'inutile etichetta verbale, un nomen, appunto, da cui nominalismo, un costrutto della mente per raggruppare entità simili per pura comodità cognitiva. Questa è una battaglia che, per quanto antica, non si è affatto conclusa e benché ci siano moltissimi che affermano che la disputa penda sempre più a favore del cosiddetto realismo, molti altri, tra i quali anche il sottoscritto, ritengono che infine non sia affatto così. Riteniamo cioè che non sia affatto sensato, ma anzi porti all'irrazionalismo e all'idealismo, considerare reali enti che esisterebbero in una realtà altra, al di là del mondo fisico, non creati, ma accessibili alla mente umana. In un modo analogo a certe teorie della coscienza, il nostro cervello sarebbe non l'artefice della cosa, ma una specie di antenna capace di raggiungere reami metafisici invisibili o leggi logiche iscritte in una sorta di tessuto parallelo a quello fisico dell'universo. Verrebbe da pensare che il nostro rasoio possa rasare facilmente questa pelosa selva di arbitrarie scelte metafisiche e di moltiplicazione degli enti, tanto da arrivare a ipotizzare addirittura un loro apposito regno da qualche parte, a proposito di ipotesi aggiuntive. Ma questo è forse il primo vero intoppo del nostro rasoio. I platonisti sono ben convinti che le loro ipotesi non siano superfetazioni, ma fatti evidenti per sé. Per difendere la tesi nominalista, Occam usava, nei suoi scritti, frasi come nunquam ponenda est pluralitas sine necessitate, ovvero sia la pluralità non va postulata senza necessità, oppure frusta fit per plura quod potest fieri per pauciora. Scusate, sono un po' arrugginito con il latino. Cioè è inutile fare con più ciò che si può fare con meno. Meraviglioso, veramente un uomo. Doveva essere un uomo molto difficile. La sua era una spinta verso l'essenzialità ontologica, motivata nel suo caso da ragioni schiettamente teologiche e anche sovversive per l'epoca. Postulare forme o idee universali platoniche come intermediari necessari limitava, secondo lui, l'onnipotenza assoluta di Dio nel creare individui contingenti in modo diretto e libero. Radere gli universali significava quindi restituire potere a Dio e dignità all'individuo empirico. La codificazione del rasoio affilato come lo intendiamo oggi e la sua liberazione dalla teologia è, come dicevamo, un'operazione filosofica successiva. I motivi per cui questa visione della realtà abbiano fruttato a Fra Guglielmo le persecuzioni papali merita certamente di essere approfondito, ma lo farà qualcun altro da qualche altra parte. Resisto qui anche alla tentazione di approfondire ulteriormente il tema della grande e infinita guerra tra realisti platonici e nominalisti, in cui mi sento anche assai coinvolto, sia da un punto di vista filosofico, sia come passionista della matematica, ma anche, forse soprattutto, come fiero avversario dell'irrazionalismo. È un tema molto più ampio di quello di cui vogliamo discutere qui, ma confido che ne riparleremo in futuro, dato che lo ritengo strettamente collegato a molti altri argomenti fondamentali, non ultimo quello della coscienza. Ne parleremo prossimamente. Ma veniamo intanto al ruolo che il principio di parsimonia ha assunto nelle scienze empiriche, ambito nel quale nessuno sano di mente lo può davvero ignorare. Il rasoio ci prescrive di preferire sempre la teoria più semplice, quella che introduce il minor numero di variabili, ipotesi, cause, entità e quant'altro, a meno che non siano dimostrate. Quindi meraviglioso, elegante, matematicamente e logicamente ineccepibile.
Cosa accade quando l'universo o la biologia, per dire, decidono apertamente di non operare secondo questi nostri canoni di eleganza formale? Qui vedremo come la cosa sia anche connessa al discorso del nominalismo contro platonismo. È una sfida spinosissima, soprattutto da una prospettiva nominalista, per l'appunto. 2. Primo fallimento, il disordine della biologia e i pennacchi di San Marco. Se esiste un dominio della conoscenza dove l'applicazione rigida del rasoio di Occam rischia di produrre distorsioni irreparabili, spingendoci a trarre conclusioni diametralmente opposte ai fatti, e in realtà è successo spesso, e quell'ambito è probabilmente la biologia evolutiva. Nella meccanica classica o nell'elettromagnetismo la parsimonia funziona, almeno fino a che non ci si spinge fino ai limiti di applicabilità di quelle teorie o a sistemi troppo complicati. La parsimonia qui funziona in modo eccellente perché si indagano leggi universali e astoriche di natura fondamentale, ed è stato primo tra tutti Galilei a fondare, con la sua rimozione degli accidenti, come per esempio la resistenza dell'aria o l'attrito nello studio del moto di caduta dei corpi, un processo di estrema, utile, essenziale semplificazione dei fenomeni naturali, fino al punto di poterli racchiudere in teorie matematiche funzionanti. Così, in un'applicazione da manuale del principio di parsimonia e di semplificazione dei sistemi, si arriva a capire la natura reale del fenomeno che si vuole studiare: la piuma che cade alla stessa velocità del martello. La biosfera però non è altrettanto facile da semplificare né da idealizzare quanto lo può essere un piano inclinato di buon pino pisano. Questo perché essa, così come i singoli organismi che la compongono, non è stata progettata da un ingegnere razionale, per quanto si voglia dire, mosso dall'ossessione per l'ottimizzazione formale, ma scaturisce da una lunga catena di riciclaggi e goffe trasformazioni di organi e relazioni simbiotiche preesistenti. È un'idea che potrei riassumere meticciando la metafora di François Jacob con quella di Richard Dawkins. La selezione naturale, allora direi, è un bricoleur cieco, cioè volendola mettere in modo più maccheronico, l'evoluzione è un pasticcione senza occhi. Altro che disegno intelligente, essa non crea mai dal nulla il progetto perfetto, non ha un piano a lungo termine, riadatta semplicemente modificando in modo caotico e opportunistico materiali preesistenti, scarti, mutazioni casuali e vestigia ereditate da un passato remoto. Se applicassimo ingenuamente il rasoio di Occam per dedurre a priori i meccanismi biologici, falliremmo metodicamente. Falliremmo e basta. Un ipotetico biologo alieno, rigorosamente occamiano e abituato al design ingegneristico, che studiasse l'anatomia di una giraffa, noterebbe, per esempio, che il nervo laringeo ricorrente, che collega il cervello alla laringe, distanti pochi centimetri, a livello assiale, scende lungo tutto l'immenso collo dell'animale, compie un'ansa sotto l'arco aortico vicino al cuore e poi risale su per metri fino alla gola. Applicando il principio di parsimonia, lo scienziato alieno dedurrebbe legittimamente che questo percorso incredibilmente tortuoso e dispendioso debba possedere una funzione biologica segreta e fondamentale, altrimenti un simile spreco strutturale non troverebbe nessuna giustificazione logica. Giusto? Ma per quanto logica e aderente al principio di parsimonia, una tale conclusione sarebbe ovviamente falsa. Questo perché tale imperfezione strutturale, perfezione si fa per dire, deriva da un ineliminabile vincolo evolutivo. Nei nostri lontani antenati ittici, i pesci, quel nervo passava dietro a un'arteria vicino alle branchie in modo molto lineare, diretto, logico, parsimonioso. Quando milioni di anni dopo il collo si è allungato e la fisiologia del petto si è modificata nei mammiferi terrestri, il nervo è rimasto, per così dire, impigliato nel sistema vascolare, allungandosi a dismisura, generazione dopo generazione, semplicemente perché tranciare e ricollegare i cavi non è un'opzione evolutivamente possibile.
Questo è un esempio che amo molto, ma che mi fa sempre sentire un pochino a disagio quando ne parlo. Tutti noi abbiamo quel nervo assurdamente lungo, benché non così giraffesco ovviamente, nel nostro corpo. Ma prendiamo un altro esempio, non meno fastidioso peraltro. L'occhio di tutti noi vertebrati, tutti noi pesci tetrapodi. Quella che i creazionisti, che sono ovviamente i più malvagi di tutti i platonisti, considerano la prova suprema di un creatore intelligente, ecco, quell'aggeggio lì, l'occhio, è cablato al contrario. I cavi nervosi passano davanti ai fotoricettori, bloccando in parte la luce, per poi radunarsi in un fascio che deve bucare la retina per raggiungere il cervello, creando una macchia cieca, detta appunto punto cieco. In ogni occhio, mio, vostro, del mio cane, che è lì, e di ogni piccione, è un design che definire pessimo sarebbe semplicemente eufemistico. Viceversa, perché l'occhio si è evoluto molte volte nel regno animale, i cefalopodi, come polpi e calamari, che appunto non sono nostri parenti molto alla lontana, hanno avuto un occhio cablato in modo corretto, con i nervi dietro la retina. Nessun creatore, anche minimamente intelligente, avrebbe usato il design dell'occhio umano e dei vertebrati. E la biologia è, ve l'assicuro, ricolma di questi accidenti derivanti dalla storia appunto evolutiva delle specie viventi che compongono la biosfera. Ricordiamocelo, l'evoluzione è in ogni aspetto della nostra esistenza. Un altro esempio di questo genere di accidenti evolutivi lo ritroviamo nella critica fatta da Stephen Jay Gould e Richard Lewontin con il celebre concetto geometrico e architettonico dei pennacchi di San Marco, spandrels. I due fecero notare, attaccando l'iperadatamentismo, che non ogni caratteristica biologica complessa è il risultato di un adattamento evolutivo diretto e necessario. Molte strutture, analogamente ai pennacchi architettonici triangolari che si formano inevitabilmente dall'incontro di due archi e una cupola, dunque hanno un'origine accidentale, benché siano divenuti famosi per la loro bellezza, cattedrale di San Marco, sono semplici sottoprodotti necessari di altre modifiche strutturali che successivamente vengono riciclati e cooptati per usi secondari. Un processo chiamato exaptation. Un esempio classico in biologia evolutiva di questo fenomeno sono le piume degli uccelli. Esse sono nate originariamente come isolante termico negli antenati dei dinosauri aviani e poi si sono gradualmente adattate, di balzo andato catastroficamente male, in balzo andato miracolosamente bene, anche come strumenti per il volo. Eccezionalmente adattate, va detto. Niente a che vedere appunto col nostro occhio dei creazionisti. La biologia è insomma piena di entità moltiplicate ben oltre la necessità logica. Ancora, basti pensare all'enorme quantità di DNA non codificante, quello che un tempo avremmo chiamato DNA spazzatura, che non è spazzatura, che oggi infatti, meno ingenuamente, scopriamo sempre più ricco di funzioni regolatorie o alla straordinaria ridondanza dei network proteici e metabolici. Questa apparente inefficienza computazionale di strutture ripetute e accessorie ha una ragione evolutiva vitale. La ridondanza produce resilienza, dunque sopravvivenza. Un sistema biologico trae dei vantaggi da una struttura in prima istanza inutilmente complessa, barocca, disordinata, ma in grado di assorbire uno shock ambientale, una tossina o una mutazione genetica o un virus, rispetto a un sistema elegantissimo, semplice ed essenziale che però andrebbe infallibilmente incontro a un collasso catastrofico al primo imprevisto. Un altro esempio di come la biologia sia riottosa a farsi imbrigliare dalla logica e dai modelli
matematici lineari riguarda le dinamiche demografiche. Alla fine del Settecento Thomas Malthus propose un modello demografico basato su un presupposto inoppugnabile, almeno dalla sua prospettiva. La popolazione cresce con progressione geometrica, mentre i mezzi di sussistenza crescono in progressione aritmetica. Il rasoio di Occam, l'equazione malthusiana, è un trionfo e l'esito matematico inevitabile è il collasso, la cosiddetta trappola malthusiana. Questo modello lo si osserva facilmente in ogni angolo del pianeta dove la trappola non scatta mai, manca in qualcosa di attinenza alla realtà. Nelle popolazioni reali, animali o umane, si innescano costantemente reti di feedback complessi. All'aumentare della densità emerge il limite ecologico della capacità portante dell'ambiente. Parametro che il matematico Pierre Verhulst inserì qualche decennio dopo formalizzando la cosiddetta equazione logistica, la quale ci racconta il fatto che i limiti delle risorse frenano la riproduzione, la competizione aumenta, i tassi di natalità scendono e la curva esponenziale si trasforma appunto in logistica. Nel caso della specie umana il quadro si complica ulteriormente perché abbiamo l'innovazione tecnologica in grado di espandere artificialmente le rese agricole e poi abbiamo i mutamenti culturali. Anche per questo la sempre paventata carestia mondiale delle risorse è stata costantemente rimandata nonostante la crescita enorme della popolazione nell'ultimo secolo. Per descrivere l'evoluzione demografica reale siamo quindi costretti ad abbandonare la parsimonia dell'equazione originaria e aggiungere variabili contingenti accettando il disordine e la peculiare matematica dei sistemi complessi. Non è questa certamente una vittoria di Occam. In biologia la regola aurea della parsimonia logica soccombe, sembrerebbe, di fronte al peso ineluttabile e caotico della storia evolutiva e dei sorprendenti meccanismi di retroazione che emergono spontaneamente nei sistemi biologici ed ecologici. Pesa tutto questo sul nostro principio di parsimonia? Corriamo troppo e consideriamo prima un ambito del sapere umano e del dominio della natura diverso. 3. Il secondo fallimento, il paradosso quantistico in molti mondi e la tensione tra sintassi e ontologia. Ecco, abbandoniamo le paludi e le foreste dove imperversa l'umida biologia e rivolgiamoci al campo più pazzo e astratto della fisica moderna, la meccanica quantistica. Nei miei video sul grande catalogo delle interpretazioni della meccanica quantistica, oppure quello sulle menti quantistiche, abbiamo esplorato quanto la realtà subatomica sfidi radicalmente, sistematicamente, quasi beffardamente, le nostre intuizioni macroscopiche. Di come in effetti brancoliamo nel buio quando cerchiamo di andare oltre la funzione della teoria per cercare di trarne una visione del mondo. In questa nostra ricerca della superfetazione delle ipotesi viene subito e con grande naturalezza da prendere in esame l'interpretazione a molti mondi, Many Worlds Interpretation, che è stata proposta dal fisico Hugh Everett nel 1957. Chiediamoci allora se, analizzata in modo lineare attraverso il rasoio di Occam, questa teoria, meglio, questa interpretazione della teoria MQ, rappresenta un trionfo abbagliante o un fallimento metodologico disastroso? La risposta è dipende. Dipende da come orientiamo la nostra analisi epistemologica. Se guardiamo al vocabolario o se guardiamo piuttosto alla grammatica della teoria. Se ci concentriamo sull'ontologia, ovvero sul numero di enti materiali, oggetti e stati di realtà concreti che la teoria postula come effettivamente esistenti, l'interpretazione di Everett è l'antitesi più estrema, quasi folle, della parsimonia occamiana. Essa teorizza letteralmente l'esistenza di un numero insondabile, mastodontico e in continuo vertiginoso aumento, virtualmente infinito, di universi paralleli o, mi piacerebbe di più, di universi divergenti. Questo come vi pare.
Questi universi si ramificano incessantemente a ogni singola interazione quantistica in ogni angolo del cosmo. Per cercare di risolvere il paradosso del gatto di Schrödinger, tra le altre barbe interpretative della MQ, introduciamo un meccanismo che teorizza una moltiplicazione di enti elevato all'ennesima potenza. Non c'è un gatto vivo o morto in una sovrapposizione di stati. Ci sono due universi, uno in cui apri la scatola e il gatto è vivo e un altro altrettanto reale in cui piangi sul suo povero cadavere e per le tue azioni scellerate. Si tratta di una proliferazione ontologica vertiginosa, un incubo filosofico che si pone in violazione di ogni rassicurante principio di economia. Tuttavia, se spostiamo l'attenzione sulla sintassi, ovvero sulla struttura matematica, sull'eleganza delle equazioni e sull'insieme dei postulati fisici necessari a far funzionare il modello, la teoria di Everett si rivela di una parsimonia e di una coerenza luminose addirittura. Essa elimina del tutto l'ingombrante e incomprensibile postulato del collasso della funzione d'onda, che costituisce il vero e proprio strappo concettuale e anche doloroso dell'interpretazione di Copenaghen, l'interpretazione largamente standard ancora oggi tra i fisici. In Copenaghen si deve postulare l'esistenza di un dominio classico, l'apparato di misura o persino la coscienza dell'osservatore, come azzardava Wigner, che obbedisce a leggi profondamente diverse da quelle quantistiche. La misurazione agisce magicamente sul sistema facendolo precipitare in un solo stato dagli infiniti che aveva precedentemente. Questa è una cesura brutale che spezza l'unità della fisica. Una regola per il piccolo, una regola diversa è un evento magico per il grande. In Everett, al contrario, non c'è alcuna eccezione. Permane unicamente l'equazione di Schrödinger, universale, pura, deterministica e lineare, applicata ininterrottamente a tutto l'universo dal Big Bang in poi, senza la necessità di introdurre alcun meccanismo speciale, mistico o arbitrario di misurazione o addirittura di creazione della realtà da parte del soggetto cosciente. Qui il rasoio di Occam va però in totale disarmante cortocircuito. Di fronte a tale dualismo, cosa siamo filosoficamente chiamati a radere questa volta? Le innumerevoli e inosservabili diramazioni fisiche, sostenendo il magico collasso ed eliminando gli infiniti universi per non turbarci troppo, oppure i postulati e le eccezioni matematiche ad hoc, preservando l'eleganza ferrea dell'equazione a costo di dover accettare un'ontologia oggettivamente e mostruosamente ipertrofica. Quale delle due? Quando la ricerca della massima semplicità assiomatica e formale richiede un prezzo così salato in termini di complessità ontologica, il principio di parsimonia sembra smettere di offrire una guida e una direzione univoca. Cessa di essere forse una bussola affidabile, trasformandosi in un complesso problema ermeneutico per la filosofia della scienza e rivelando quanto i nostri criteri di semplicità siano forse totalmente soggettivi e basati sulla mera estetica matematica. Ma andiamo avanti, pur rimanendo nell'ambito fisico. 4. Il terzo fallimento. L'universo oscuro, l'etere e le dinamiche dell'aggiunta epistemologica. Nella storia della fisica non di rado accade che la teoria iniziale, pur essendo parsimoniosa, meravigliosamente intuitiva e inizialmente predittiva, si riveli a un esame più attento inadeguata rispetto a nuovi dati empirici e a più ampi domini di applicazione. Per avvicinarci a una maggiore accuratezza descrittiva siamo costretti, quasi trascinati, epistemologicamente a forza, a moltiplicare le entità, suscitando così un forte e prolungato disagio teorico. Consideriamo la cosmologia contemporanea. Dagli anni 70 in poi, grazie alle estenuanti osservazioni dell'astronoma Vera Rubin e dei suoi colleghi, abbiamo constatato un fatto ormai acclarato. La periferia delle galassie a spirale ruota a velocità eccessivamente elevate rispetto a quelle previste
dalle nostre, parliamo al plurale, teorie della gravità. Applicando la gravitazione universale di Newton e la relatività generale di Einstein, la gravità generata dalla sola materia visibile, quindi stelle, nubi di polvere, buchi neri e gas interstellari, è di interi ordini di grandezza insufficiente a trattenere la materia che orbita in periferia. Quelle stelle dovrebbero, secondo le nostre teorie, essere scagliate nello spazio intergalattico e le galassie dovrebbero quindi essersi sfaldate probabilmente durante la loro stessa formazione. La soluzione più parsimoniosa in assoluto, quella quindi basata sulla materia osservabile e interagente con la luce trattata dalle nostre teorie più corroborate, collassa di fronte al banco di prova osservativo. Prima di procedere a parlare di come la cosmologia abbia affrontato questo scoglio, è utile inserire una breve, ma per me essenziale, precisazione linguistica. Me ne scuso. Spesso la traduzione tra lingue di concetti scientifici finisce per ammantare l'argomento di un non necessario alone di mistero. La locuzione inglese dark matter non indica primariamente una materia oscura in senso esoterico, tenebroso, spirituale. In inglese l'aggettivo dark copre un'area semantica che va fino al celato, non illuminato, nascosto. È la stessa logica per cui parliamo della dark side of the moon, che non è la metà malvagia e men che meno buia della luna, ma semplicemente la sua faccia nascosta alla nostra vista. Parlare di materia nascosta sarebbe quindi concettualmente molto meno ingannevole, ci aiuterebbe a sfrondare il problema da interpretazioni fantasiosamente pseudoscientifiche. Ma ovviamente oscuro fa più figo, certo. Chiarito questo, come ha reagito il paradigma scientifico consolidato di fronte a questa anomalia gravitazionale? Direi ovviamente, piuttosto che cercare di modificare radicalmente le leggi di gravità della relatività generale, strada intrapresa con estremo coraggio, ma con notevoli difficoltà di adattamento generale da teorie alternative come quella della gravità modificata, la MOND, proposta da Mordechai Milgrom. Il consenso cosmologico maggioritario ha optato per una via apparentemente in diretto contrasto con il rasoio di Occam. L'invenzione a tavolino e l'inserimento nel modello di una nuova entità massiva, pervasiva ma estremamente elosiva, battezzata per l'appunto materia oscura o, preferirei io, nascosta. Si tratterebbe di un'entità letteralmente invisibile che non interagisce con la luce e con la forza elettromagnetica, ovviamente, e di cui si dibatte ancora un'eventuale interazione su scala debole, come suggerisce il cosiddetto modello WIMP, cioè l'interazione con la forza nucleare debole, ma che fornisce questa materia, tramite l'applicazione delle equazioni, la massa mancante necessaria a stabilizzare le galassie, dato che sembra, o meglio, così la si è definita, interagire in modo praticamente solo gravitazionale con la materia osservabile. Come se questo non fosse abbastanza, successivamente, con la scoperta dell'espansione accelerata dell'universo alla fine degli anni 90, non so se ne siete aggiornati, la cosmologia ha dovuto addirittura rincarare la dose, introducendo un ulteriore fluido misterioso o campo repulsivo pervasivo. L'energia oscura, la materia prima, l'energia dopo. Un intellettuale fedele a una lettura purista della filosofia di fronte a un modello cosmologico in cui ben il 95% dell'universo è composto da componenti mai rilevate in modo diretto, inequivocabile nei nostri laboratori, potrebbe legittimamente sospettare un trucco epistemologico. Stiamo moltiplicando, non all'infinito ma quasi, entità inosservabili unicamente per salvare la tenuta delle nostre equazioni preferite dalla pattumeria della storia. È lecito chiederselo. Attualmente la materia e l'energia oscura, qualunque cosa esse siano, appaiono come
le ipotesi più solide e coerenti a nostra disposizione per inquadrare i fenomeni osservati nel quadro delle nostre migliori teorie fisiche. Sarà pure vero, ma a questo punto dell'indagine non possiamo ignorare un suggestivo e poco rassicurante parallelismo storico, l'ipotesi dell'etere luminifero. Nel XIX secolo l'etere era considerato una sostanza invisibile, onnipresente e impalpabile, postulata perché la fisica dell'epoca non poteva logicamente concepire la propagazione delle onde luminose nel vuoto assoluto dello spazio o del laboratorio. L'ipotesi dell'etere non era una bizzarria di pochi, era un'ipotesi largamente accettata e considerata razionalmente indispensabile dalla comunità scientifica per spiegare i fenomeni osservati. Ma l'etere alla fine non è mai stato trovato, venne semplicemente reso superfluo e spazzato via da un cambio di paradigma radicale. Giusto appunto la relatività di Einstein, permettendo al rasoio di Occam di radere via per sempre quell'ipotesi ad hoc che fino ad allora era sembrata così necessaria. Questo parallelismo storico ovviamente non dimostra in nessun modo che la materia oscura sia un'illusione o che sia destinata infallibilmente alla medesima sorte dell'etere. La scienza non funziona così. I dati indiretti, infatti, a supporto dell'universo oscuro oggi sono immensamente più vasti e intrecciati di quelli che sostenevano l'etere. Ma questo precedente storico ci impone di mantenere una rigorosa cautela epistemologica, fino a quando evidenze sperimentali incrociate non ci forniranno almeno un'idea tangibile e diretta sulla natura di questa materia, di questa energia celata, il dubbio che stiamo soltanto e faticosamente salvando le apparenze con un etere gravitazionale è un dubbio vitale che la scienza fa bene a coltivare e a continuare a tenere presente. A oggi l'introduzione congiunta della materia e dell'energia oscura nel modello standard cosmologico, il cosiddetto lambda CDM, rimane l'unico impianto in grado di spiegare con un singolo framework, una singola visione, una sterminata molteplicità di fenomeni cosmologici incrociati e indipendenti. Spiega, per dire, le fluttuazioni microscopiche della radiazione cosmica di fondo. Delinea la formazione delle enormi strutture ragnateliformi cosmiche su larga scala e giustifica le dinamiche gravitazionali complesse, molto complesse, degli ammassi galattici, come per esempio il celebre ammasso proiettile, il Bullet Cluster. Vabbè. Fronte a queste evidenze, la comunità scientifica ha preferito moltiplicare le entità piuttosto che sacrificare la solidità e l'universalità della relatività generale. La parsimonia del visibile ha dovuto inevitabilmente cedere il passo, con buona pace di Occam, alla vasta e incombente complessità invisibile dell'universo reale. 5. Le molte particelle del modello standard. Lo so che mi sto dilungando, sta venendo un video veramente enorme e per di più rimango negli esempi della fisica. Me lo perdonerete, ma è da lì che vengo e non lo posso mai davvero dimenticare. Un altro esempio, infatti, di moltiplicazione mostruosa degli enti, in questo caso proprio di enti, lo troviamo nella fisica delle particelle, nel modello standard. Se c'è una costruzione teorica corroborata di cui non possiamo fare a meno e che sembra in tutto e per tutto sfidare il principio di parsimonia, è proprio questo. Agli albori del Novecento la materia sembrava possedere una struttura essenziale, semplice: protoni, neutroni ed elettroni. Chiuso. Pochi mattoni fondamentali apparentemente sufficienti a spiegare l'intero universo. Poi, con lo sviluppo degli acceleratori di particelle e lo studio dei raggi cosmici, nonché sulla spinta delle teorie di unificazione delle forze, i fisici hanno iniziato ad aggiungere nuove particelle, quasi ognuna con la propria antiparticella, con la notevole eccezione di alcune particelle dette di Majorana, tipo il fotone, il neutrino e altre, che sono esse stesse la propria antiparticella. Questo per far quadrare le equazioni con i dati osservativi. Per esempio è stato postulato, niente meno che da Wolfgang Pauli, il neutrino.
per salvare il principio di conservazione dell'energia nel decadimento beta. Lasciamo perdere. È arrivato poi il muone, una particella talmente strana e inaspettata che il fisico Isidor Rabi, di fronte alla scoperta, esclamò, si dice, e questo chi l'ha ordinato? Insomma, in pochi decenni la fisica ha dovuto accogliere un intero zoo subatomico. 3 famiglie di quark, bosoni vettori per le forze fondamentali, i cosiddetti gluoni, i bosoni W e Z e infine, ultimo aggiunto se non vado errato, il bosone di Higgs, la particella di Dio, necessario per conferire massa alle altre particelle. E tutte queste particelle, sono state invariabilmente effettivamente rilevate dagli acceleratori di particelle dopo essere state postulate dalla teoria. Alla fine. Ma sempre di nuove ne vengono proposte e alcune di cui si parla da decenni, come il gravitino e il gravitone, se davvero comparissero, potrebbero mettere a soqquadro tutto il nostro universo concettuale. Il gravitone portando la gravità dentro il modello standard e facendola ridiventare in qualche modo una forza come le altre, e il gravitino fornendo la prima vera prova della supersimmetria. Ma di questo magari ne parliamo altrove. Il modello standard a oggi ha in dotazione 17 particelle fondamentali. Dal punto di vista del rasoio di Occam, una simile architettura affollata risulta in certo modo priva dell'eleganza che tutti i teorici desiderano per le loro teorie. Non a caso, anche in questo ambito, molti ricercatori inseguono teorie più parsimoniose, basate su una singola entità fondamentale, come le famose stringhe, le stringhe vibranti, capaci di generare questa moltitudine per risonanza. Tuttavia, con ulteriore e tipica ironia epistemologica da universi, roba loro, per restituirci la parsimonia ontologica di una singola entità, la matematica delle stringhe ci costringerebbe a postulare l'esistenza di 10-11 dimensioni spazio-temporali, radere un'entità puntiforme per dover moltiplicare interi universi dimensionali. È un eccellente esempio di come il rasoio fatichi ad orientarsi nelle frontiere della teoria. Eppure il modello standard rimane la teoria scientifica, o meglio il framework scientifico, più precisa e corroborata mai concepita. Anche in questo dominio la natura ci ha imposto di moltiplicare gli enti ben oltre il nostro iniziale senso estetico, perché la struttura intima della materia richiedeva una specifica e irriducibile complessità per esistere. E quindi, bene, dato che c'è anche chi ritiene che le particelle non esistano, ma che possano essere ottave di una stringa o altre esotiche forme di un insieme molto più ristretto di enti, non è detta l'ultima parola. Quella mai. 6. Il vero senso del rasoio, inferenza bayesiana, falsificabilità e l'onere della prova. Giunti a questo punto dell'analisi e considerando l'inutile e labirintica ridondanza biologica, l'irrisolubile scontro quantistico tra universi infiniti e collassi d'onda e la necessaria postulazione di misteriosi fluidi cosmici inosservabili e la folla enorme di particelle del modello standard, potremmo essere fortemente tentati di guardare con una certa definitiva sufficienza al rasoio di Occam. Potremmo derubricarlo a reperto dogmatico, obsoleto, a relitto del pensiero medievale inadatto a guidare la sofisticata scienza ipercomplessa contemporanea. Tuttavia, cedere a questa tentazione ci farebbe cadere in un grave errore. Ed è qui che portiamo a compimento il nostro ragionamento e la nostra, consentitemi di chiamarla così, anche se sono consapevole che si tratta di un uso un po' improprio del termine, dimostrazione per assurdo. Quelli che abbiamo indicato come i presunti fallimenti del rasoio di Occam non implicano affatto la sua inefficacia o la sua futilità. Al contrario, essi svelano in modo cristallino la sua funzione
epistemologica vitale. È l'ago della bussola che orienta lo sviluppo stesso, per prove ed errori, del progresso scientifico. Il principio di parsimonia non è, né è mai stato, inteso dai filosofi della scienza come una legge di natura ineluttabile, come fosse la gravità o il secondo principio della termodinamica. L'universo non ha firmato alcun patto vincolante con l'umanità che lo obbliga a presentarsi in vesti eleganti, semplici o immediatamente intelligibili alle limitate strutture cognitive della nostra specie. Il rasoio è piuttosto un'eccellente e indomabile euristica, una metodologia, un filtro procedurale e logico assolutamente indispensabile per salvaguardare la nostra razionalità collettiva dal caos della realtà. È un principio di selezione fallibile delle ipotesi. O forse no. Forse non è semplicemente questo, anche se sarebbe già molto. Se vogliamo infatti dargli una veste rigorosa, il rasoio di Occam può trovare la sua giustificazione matematica formale nella teoria della probabilità, nella ormai nota inferenza bayesiana, che sono tra le altre cose anche le basi matematiche dell'intelligenza artificiale. Ancora una volta un uomo di chiesa, il filosofo e matematico pastore presbiteriano Thomas Bayes, ci regala una legge sulla quale costruire una visione del mondo razionale. Il teorema di Bayes spiega come aggiornare continuamente la probabilità di un'ipotesi alla luce di nuovi dati empirici. Al suo interno nasconde un meccanismo punitivo automatico per la complessità, noto nella letteratura statistica come, giusto appunto, rasoio di Occam bayesiano. Il funzionamento è controintuitivo, ma adamantino, un modello teorico complesso, ricco di parametri e variabili libere, è estremamente flessibile e può adattarsi a ogni set di dati concepibile. Ricordate la complessità della biologia, la resilienza? Ma proprio a causa di questa flessibilità, e qui c'è la differenza con la biologia, la sua capacità predittiva si diluisce su un'enorme quantità di risultati possibili, divenendo rapidamente inconcludente. Quando misuriamo i dati reali, la frazione di probabilità che il modello complesso aveva preventivamente assegnato a quello specifico risultato è per forza di cose minuscola. Un modello semplice, al contrario, è rigido e fa previsioni limitate, ma se i dati osservati confermano quella singola previsione, il modello semplice incassa una conferma probabilistica schiacciante. La matematica bayesiana premia le teorie che si assumono il rischio di fare previsioni nette, penalizzando quelle che spiegano tutto ma a posteriori. A questo straordinario strumento si affianca un concetto complementare e radicale formulato negli anni 60, l'induzione di Solomonoff. Questo principio unisce la teoria dell'informazione, nello specifico la nozione di complessità di Kolmogorov, nomi russi, la probabilità pura. Immaginate di dover descrivere una serie di dati fisici a un computer sotto forma di codice. L'induzione di Solomonoff dimostra matematicamente che l'algoritmo più breve in grado di produrre quei dati è, per ampio distacco, quello con la maggior probabilità di essere corretto rispetto alla natura del fenomeno generatore. Il motivo è di ordine statistico. In uno spazio di possibilità teoriche, la probabilità di incappare in un programma corto in grado di riprodurre un output è esponenzialmente superiore a quella di trovarne uno lungo. Ogni singolo bit di informazione, di codice aggiuntivo, ogni eccezione inserita, ogni variabile ad hoc postulata dimezza letteralmente la probabilità a priori della teoria. La statistica punisce le impalcature concettuali macchinose, assegnando loro una probabilità di correttezza infinitesimale. Questo dimostra in termini rigorosi che più toppe dovete inventare per far funzionare il vostro software
E se per questo la vostra teoria del mondo, meno probabile è che quelle invenzioni siano simultaneamente tutte vere. Quindi nel dominio della probabilità la complessità si sconta a carissimo prezzo. Spero con questo discorso di avervi fatto intravedere il fatto che il rasoio emerge naturalmente da leggi matematiche rigorose ed è quindi fuori questione derubricarlo a un assunto filosofico dibattibile. Sembra che la parsimonia, e personalmente ne percepisco tutta la potenza fino al mio io matematico più profondo, sia in definitiva davvero qualcosa di intrinseco, se non alla realtà e alle sue limitazioni computazionali, al nostro modo di formalizzare attraverso la matematica quella stessa realtà. Nominalismo, platonismo, siamo sempre in equilibrio instabile. Insomma, quelle che noi chiamiamo leggi di natura. Proseguendo su un terreno filosofico, ma fortemente legato alla logica, la reale immensa utilità del rasoio si rivela anche alla luce del suo ruolo nell'epistemologia popperiana, nel concetto cardine per la scienza di falsificabilità. Il principio di parsimonia impone una regola imperativa della ricerca scientifica. Nell'indagare il ricercatore deve prendere le mosse dall'ipotesi più parsimoniosa e strutturalmente semplice. Questa ipotesi minimale non sarà, con quasi assoluta certezza, il traguardo definitivo della conoscenza, ma rappresenta l'unico solido punto di partenza rigorosamente testabile e smentibile, falsificabile. Appunto. Una teoria semplice, povera di eccezioni e di variabili libere o parametri aggiustabili, i cosiddetti fudge factors, è per sua natura, per definizione, come abbiamo visto anche per quel che riguarda l'induzione di Solomonoff, molto più esposta al rischio della smentita empirica. Fa previsioni più nette, più rigide e dipendenti dalle ipotesi al contorno, a rischio della resilienza della teoria stessa. In una parola, è più utile. Quando questa gloriosa teoria basilare viene falsificata dai dati nuovi, come le equazioni classiche della gravità di Newton che falliscono sulla rotazione anomala delle galassie o sulla precessione del periello di Mercurio, è proprio quell'irriducibile attrito e quel fallimento a fornirci l'autorizzazione logica e l'obbligo scientifico e morale di correggere la teoria, aggiungendo una nuova variabile, una nuova entità e complicando il panorama, oppure di sostituirla con una nuova teoria basata su principi radicalmente nuovi, come nel caso dello spazio-tempo curvo di Einstein. Il rasoio di Occam ci vieta categoricamente di introdurre fantasiosi universi paralleli, particelle invisibili, spiriti vitali o forze eteree prima che l'evidenza dei dati lo renda un passo assolutamente inevitabile. Per non affogare nel non senso, il rasoio impone che ogni singola entità aggiunta all'ontologia della nostra scienza debba essere faticosamente conquistata e strenuamente giustificata dal processo teorico del fallimento dei modelli più semplici che l'hanno preceduta. Il rasoio sposta in modo inesorabile e salutare, e questo sembrano non capire gli estensori di teorie peregrine e innovative, per modo di dire, che senza prove, o peggio quelle proposte da famosi scienziati ma rette solo dal formalismo matematico, l'onere della prova è sulle spalle di chi postula il nuovo, il bizzarro e soprattutto il complicato. Non siamo certo noi a dover imporre la complessità al mondo per un bisogno speculativo o per banale arroganza intellettuale. È il mondo dei fenomeni causali che nel suo modo aspro e duro deve dimostrare di essere sfaccettato e stratificato, infrangendo sistematicamente l'ingenua semplicità dei nostri modelli più o meno preliminari. Senza l'applicazione quotidiana e rigorosa del forte filtro inibitore donatoci dalla forte convinzione nominalista di Occam, scivoleremmo immediatamente verso
verso un nefasto misticismo cognitivo. Questa è la deriva pericolosa che ho spesso criticato analizzando certe visioni elitarie contemporanee in cui la rigorosità scientifica quantistica viene indebitamente stiracchiata e strumentalizzata per validare aneliti spirituali, metafisici, panpsichisti, magici e che so io, come nel caso delle derive intellettuali di personaggi come Federico Faggin, dove il prestigio scientifico viene usato come paravento per la teologia New Age. Senza il rasoio e, come abbiamo visto, al suo muscolare apparato di straordinari strumenti probabilistici che lo corroborano e lo affiancano, a fare da sbarramento a ogni speculazione, per quanto fantasiosa, ogni elucubrazione o suggestione godrebbe di pari dignità logica e anche accademica della teoria della relatività. Per questo, grazie a questo cane da guardia logico, la comunità scientifica non accoglie a braccia aperte i paradigmi di sciocchezze come l'omeopatia o l'astrologia. In assenza del principio di parsimonia, si potrebbe essere tentati di accreditare spiegazioni esoteriche per ogni guarigione anomala, postulando l'esistenza di presunte indimostrate memorie quantistiche dell'acqua o altre simili scempiaggini. Ma il rasoio interviene e recide queste stravaganti superfetazioni teoriche non per una chiusura mentale o un pregiudizio di principio dogmatico, ma per una ferrea, vitale regola di economia causale e logica. È metodologicamente e pure moralmente inaccettabile introdurre principi causali cosmici immensi, invisibili e del tutto indimostrati quando le dinamiche in gioco risultano essere perfettamente e parsimoniosamente esplicabili ricorrendo a fenomeni fisiologici e psicologici banali, ampiamente documentati e codificati dalla letteratura, come gli effetti placebo e nocebo e la regressione verso la media di una curva di distribuzione gaussiana. Conclusione: l'arma contro il rumore, l'infosfera e il mistero del double descent nell'AI. Mi rendo conto che questo video è venuto lunghissimo, sarà un incubo montarlo, e di essermi lasciato trasportare, ma questi sono argomenti in cui io mi diverto a andare più a fondo di quello che sarebbe forse opportuno in un video su YouTube. Quindi mi scuso, non credo che saremmo rimasti in molti, ma chi è rimasto, thumbs up a voi e anche a me, iscrivetevi, lasciate like e condividete e commentate. Dicevo, mi sono lasciato trasportare in questa esplorazione dei limiti operativi e dei solo apparenti fallimenti del principio di parsimonia, ma spero davvero di essere stato in qualche modo capace di metterne in luce l'imprescindibile forza logica. Esso non è affatto una formulazione esoterica e metafisica, ma costituisce un filtro logico a nostra disposizione per setacciare le ipotesi migliori, separandole dalla proliferazione incontrollata del rumore informativo di quelle narrazioni tossiche che il celebre filosofo Harry Frankfurt ha accuratamente e seccamente categorizzato come bullshit, chiacchiere vuote prodotte senza alcun reale interesse o rispetto per la verità dei fatti. Il rasoio costituisce una dogana per arrestare quel relativismo epistemologico e strumentale che avvelena e paralizza il discorso pubblico contemporaneo in cui tutte le opinioni valgono ugualmente, a prescindere dal loro fondamento logico e empirico. Un malessere intellettuale che affligge, tanto per dire, dai paci finti ai vari culti negazionisti fino agli stessi scienziati affamati di pubblicazioni e premi Nobel con idee fantastiche e fantasiose. La scienza e in generale l'intera impresa conoscitiva umana che mira a comprendere il reale non deve procedere erigendo reti ideologiche di postulati astratti slegati dal mondo, bensì esponendo incessantemente i propri modelli più parsimoniosi e logicamente consistenti all'impatto frontale e distruttivo con la cruda evidenza empirica. Il rasoio di Occam
anche quando sembra capitolare e spezzarsi di fronte a fenomeni naturali irriducibilmente complessi, sta in realtà compiendo il suo scopo metodologico più importante. Ripulisce, rasa quotidianamente e mai in via definitiva, rimanendo sempre in bilico sul ciglio della falsificazione empirica, il panorama speculativo dell'assordante rumore di fondo, consentendoci di inquadrare, isolare e analizzare la complessità strutturale genuina della realtà, spogliata quanto possibile da stratificazioni artificiali prodotte dai nostri bias cognitivi, dalle nostre rassicurazioni superstiziose o dal nostro insopprimibile e umano bisogno di certezze assolute e definitive, quando non proprio dalla malizia di santi e stregoni. A questo proposito, in chiusura, giuro, mi viene in mente un parallelismo concettuale con una tematica legata allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, non se ne può fare a meno ovviamente. Nel machine learning esiste un fenomeno che perseguita i programmatori. Si tratta di uno dei problemi cardinali e distruttivi del training delle reti neurali profonde, ovvero sia l'errore da overfitting, il sovradattamento o iperadattamento. Nella teoria statistica classica, con il compromesso bias varianza, quando un modello predittivo diviene eccessivamente complesso, abbiamo già discusso, dotato di una quantità di parametri liberi sproporzionata rispetto ai dati, esso smette rapidamente di comprendere o generalizzare la regola di fondo del problema. Inizia invece a memorizzare spasmodicamente i singoli esempi dei dati di addestramento, replicando pedissequamente il rumore statistico casuale e i difetti e le fluttuazioni insignificanti. È legato a quello che si diceva prima sulla dimensione dei software e delle teorie. In termini epistemologici, un'IA in stato di overfitting sta violando il rasoio di Occam. Ha moltiplicato le sue variabili e le sue entità interne ben oltre la necessità causale, costruendo una spiegazione contorta e ad hoc per ogni singolo data point. Conseguentemente perde ogni capacità predittiva quando viene messa di fronte a dati nuovi del mondo reale. La perdita di resilienza che vale anche per le teorie di cui, lo ripeto ancora, abbiamo parlato. Per decenni la risposta dell'ingegneria informatica è consistita nell'applicazione forzata di tecniche di regolazione, specifiche penalità matematiche inflitte inflessibilmente alla funzione di costo della rete per ogni singolo parametro superfluo o peso eccessivo che essa tenta di aggiungere al suo groviglio interno. Questa è una cosa che riguarda molto anche i modelli moderni. Ebbene, cos'è questa regolazione algoritmica se non la precisa, gelida traduzione in equazioni dell'algebra lineare del rasoio del frate francescano? Tuttavia, l'intelligenza artificiale ha in serbo un'ultima affascinante torsione narrativa per la nostra epistemologia. Negli ultimi anni i ricercatori che allenano gli LLM e i loro attuali discendenti, i modelli multimodali, si sono scontrati con un fenomeno controintuitivo che ha sconvolto la statistica classica: il fenomeno del double descent, doppia discesa. Si è scoperto che se si ignora il rasoio, se si continua ad aumentare la complessità architettonica e il numero di parametri di un modello neurale, l'errore di generalizzazione ha un comportamento anomalo, assurdo. Inizialmente, come previsto, l'errore sale, raggiungendo un picco di inefficienza. Questo picco si verifica in corrispondenza della cosiddetta soglia di interpolazione, ovvero il punto critico in cui il numero dei parametri del modello eguaglia approssimativamente il numero dei dati di addestramento. Qui risuoniamo con la comprimibilità algoritmica di Kolmogorov. Fin qui la statistica classica è rispettata, ma poi accade, sembra, l'impensabile. Superata questa soglia e spingendo il sistema verso una sovraparametrizzazione su larga scala, parliamo di centinaia di miliardi di parametri, trilioni e trilioni di parametri, l'errore improvvisamente ricomincia a crollare a picco in una seconda discesa, double descent, producendo modelli estremamente competenti.
È come se i modelli incomprensibilmente complessi scoprissero vie loro proprie, nuove, inattese e sofisticatissime euristiche di regolazione interna. È un vero mistero teorico ancora aperto. L'intelligenza artificiale ci sta forse suggerendo che l'universo ammette un dominio superiore dove la complessità estrema, se spinta all'eccesso, collassa in una nuova e aliena forma di parsimonia funzionale emergente, il riscatto del platonismo, chi lo sa. È un dibattito rovente che sta affascinando l'epistemologia informatica e che ci costringe ancora una volta a dubitare delle nostre intuizioni di base. Ma in attesa di sbrogliare questa matassa matematica del double descent, per noi esseri umani, individui finiti che navigano quotidianamente nella colossale e caotica complessità dell'infosfera globale, per citare, come mi capita spesso, Luciano Floridi, la lezione fondamentale rimane: le macchine algoritmiche, così come noi esseri biologici, necessitano disperatamente della parsimonia come principio organizzatore primario, come baluardo logico per non perdersi, non allucinare o piuttosto confabulare, come direbbero gli amici Manzotti e Rossi, e non impazzire nella vastità infinita e rumorosa dei dati del mondo, a prescindere da elevazioni metafisiche e super macchinistiche del double descent. Rimaniamo laici e razionali di fronte al caos delle ipotesi. Continuiamo a interrogarci sui limiti della nostra conoscenza, mantenendo sempre la lama dell'indagine intellettuale ben affilata, pronta a radere l'inessenziale per svelare il cuore delle nostre teorie. Una faccenda che mi colpisce ragionando su questi temi è come il lavoro sempre più intenso dei modelli di intelligenza artificiale ci aiuti spesso a collegare i puntini delle nostre riflessioni. Non solo grazie a loro in quanto strumenti, il che è ovvio, ma come modelli su cui riflettere a fronte del mondo e della mente. Abbiamo visto come l'epistemologia stessa trovi nuovi spunti nel suo confrontarsi con la cibernetica e con la matematica che le sta dietro, ma anche di come le nostre riflessioni sulle menti artificiali possano aprire sempre nuove riflessioni sulla nostra mente biologica. È un fatto importante da tenere in attenta considerazione, perché tutta questa effervescenza sarà certamente una fonte di innovazione anche concettuale oltre che tecnologica, ma proprio per questo dovrà sottostare in modo rigoroso al rasoio, eliminando le ipotesi inserite ad hoc per corroborare bias o, per parlare come mangiamo, banali pregiudizi, ma anche semplici strategie di potere e di marketing. Bene, se avete seguito fino a qui questa lunga e tortuosa e densa disamina epistemologica, vi stimo molto e avete bisogno di aiuto, ve lo dico. Siete dei veri eroi e dei matti. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ritenete convincente o anche solo utile questa lunga difesa per assurdo del principio di parsimonia? E guardando all'attualità, qual è secondo voi il dominio del dibattito scientifico o sociale in cui avremmo più disperato e urgente bisogno di ripristinare il rigoglio del rasoio di Occam per recidere alla radice le assurdità dilaganti? Vi aspetto qui sotto nei commenti per discuterne insieme. Ricordatevi di iscrivervi, di condividere, di mettere like, di commentare, ve lo ripeto. Intanto io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Alla prossima, ciao!